Benvenuti ancora una volta su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi portiamo in un giardino illuminato da luci che sembravano cadere dal cielo, tra fiori bianchi e tavoli disposti con una grazia che raccontava, da sola, la promessa di una serata perfetta. Un matrimonio intimo ma elegante, preparato da amici che sanno trasformare una festa in un racconto da ricordare. Ed è proprio lì, nel cuore di quell'atmosfera sospesa, che Bar Arduk ed Elçin Sangu sono entrati insieme, attirando immediatamente ogni sguardo, come se l'aria stessa avesse cambiato ritmo per assecondarne i passi. La cornice era di quelle che fanno battere il cuore, archi di foglie, candele posate in piccoli cilindri di vetro, petali lungo i vialetti e un palchetto in legno al centro del prato. L'aria tiepida, appena profumata di gelsomino, amplificava la sensazione di assistere a un momento dolce e irripetibile. Tutto parlava d'amore, di amicizia, di legami che durano. E in mezzo a quel teatro romantico, la loro comparsa ha scatenato un mormorio. Qualcuno ha trattenuto il respiro, altri si sono voltati con il bicchiere a mezz'aria, sorpresi e compiaciuti. È stato un attimo. I sussurri hanno iniziato a correre da tavolo a tavolo, curiosi, divertiti, increduli. Bar, impeccabile in un completo nero dal taglio pulito, lasciava intravedere la sicurezza di chi sa tenere il centro della scena senza doverlo reclamare. Il tessuto, opaco e profondo, catturava la luce dei lampioni con riflessi misurati, come a sottolineare la sua presenza discreta e magnetica. Elçin, invece, ha scelto un abito in una tonalità pastello chiara, soffice nella linea e luminosa senza ostentazione. Il tessuto morbido si muoveva al ritmo dei suoi passi, sfiorando le caviglie e accarezzando l'aria. Insieme erano un quadro, lui, con lo sguardo attento e il sorriso che non ha bisogno di essere grande per farsi notare, lei, con quella leggerezza che accende i dettagli e rende vera ogni scena. Appena varcata la soglia del giardino, l'energia della festa si è condensata attorno a loro. Non c'è stato gesto fuori posto. Saluti cordiali agli sposi, uno scambio di battute con gli amici più stretti, un brindisi rapido per rompere il ghiaccio. Poi, quell'intesa che non si può fingere, occhi che si cercano, piccoli cenni di complicità, un ridere breve e a fior di labbra, come se tra loro corresse un filo invisibile, una lingua di intese già pronte, fatte di ricordi e piccole battute che solo loro capiscono. La spontaneità con cui si muovevano uno accanto all'altra raccontava tutto senza bisogno di parole. Gli invitati li hanno osservati con fascinazione. Qualcuno ha preso il telefono con fare innocente, scattando una foto dal bordo del tavolo. Altri hanno preferito godersi la scena dal vivo, con gli occhi che brillavano un po' più del solito. Bar ed Elçin si sono fermati per alcune foto insieme agli amici, senza mai forzare nulla. Un braccio che si sfiora, un passo all'unisono per guadagnare la luce migliore, un inciso ironico che ha strappato risate sincere. C'era quella leggerezza tipica delle serate in cui il tempo non pesa, in cui le formalità non sono una gabbia ma una cornice gentile. Chi era presente lo ha notato subito, non si sono quasi mai allontanati. Non in modo ostentato, ma seguendo un tracciato naturale, come se ogni punto della festa avesse senso solo se condiviso. Al tavolo, Bar le ha versato dell'acqua con un gesto educato e un po' antico. Elçin gli ha sistemato distrattamente il colletto, un attimo e basta, come si fa quando ci si conosce al di là degli sguardi mondani. Camminavano lenti tra i vialetti, salutando volti noti e sconosciuti con la stessa misura, concedendosi piccole soste per scambiare chiacchiere, sorrisi, promesse di rivedersi presto. Quando è arrivato il momento del ballo degli sposi, la musica ha attenuato i brusii e la pista si è riempita di una luce calda. Bar ed Elçin sono rimasti ai margini, rispettosi di quel centro riservato a chi aveva appena pronunciato un sì che pesa e illumina. Eppure, guardandoli, era impossibile non notare come la melodia li avesse catturati, le mani che hanno iniziato a battere il tempo all'unisono, le spalle che si muovevano appena, i sorrisi che andavano e venivano sulla bocca come un riflesso sincero. A ogni giro degli sposi, uno scambio d'occhi, un cenno, un commento sussurrato all'orecchio. Erano presenti senza sovrastare, partecipi senza rubare la scena, e proprio per questo sembravano parte della storia più grande che quella serata voleva celebrare. Tra un brindisi e l'altro, la loro riservatezza è diventata il motore dei racconti. È difficile restare invisibili quando tutto intorno vibra e tu vibri con il resto. Qualcuno ha giurato di averli visti ridere di gusto davanti al photobooth, con copricapi di carta e cornici dorate.
Qualcun altro racconta di uno scatto improvvisato sotto l'arco di luci, lei con la testa appena reclinata verso di lui con una mano a mezz'aria, come a voler fermare un ricordo. Il dettaglio che torna in ogni versione è la naturalezza, nulla di costruito, nulla di eccessivo. Solo la sensazione, chiara, che stare vicini fosse la cosa più semplice del mondo. E così i social hanno fatto ciò che sanno fare meglio, hanno moltiplicato gli attimi. Le storie degli invitati hanno iniziato a comparire una dopo l'altra, frammenti di luci e di risate, primi piani rubati, panoramiche della pista. In molti hanno taggato la serata con l'hashtag cancelletto notte di nozze felice, che nel giro di poco ha preso quota, arrampicandosi tra i trend come una scintilla che trova ossigeno. Le immagini di Bar ed Elchin, fianco a fianco, si sono fatte spazio senza fatica. Un fermo immagine al tavolo, un'ombra allungata sulla ghiaia, un profilo contro i bulbi luminosi sospesi tra gli alberi. Nei commenti, parole piene di tenerezza, di sorpresa, di riconoscenza, perché certe presenze, certe armonie, rassicurano. Molti fan, vedendoli insieme in un'occasione così intima, hanno letto un messaggio preciso. Presentarsi a un matrimonio non è un gesto qualunque, è un capitolo a sé, un contesto in cui ci si ritrova immersi in promesse, in progetti, in sogni condivisi. Per alcuni, la loro apparizione fianco a fianco è la conferma di un legame che si sta approfondendo, per altri, un modo elegante di dire ci siamo senza proclami, lasciando che siano i fatti, e non le parole, a tessere il racconto. E anche chi preferisce tenere i piedi a terra, chi parla di amicizia solida e complicità costruita nel tempo, non nega la verità più semplice. Vederli l'uno accanto all'altra fa bene agli occhi e al cuore. Bar, con quella calma che gli appartiene, ha gestito con naturalezza l'attenzione, ha parlato con gli anziani di famiglia con rispetto, ha scherzato con i testimoni degli sposi, ha fatto posto a chi voleva passare, sempre un mezzo passo indietro quando serviva. Elchin, radiosa senza sforzo, ha portato allegria dove mancava, ha raccolto confidenze in pochi secondi, ha trasformato una chiacchiera in un incontro. Insieme, hanno dato la sensazione di un equilibrio sottile, costruito senza fretta. E anche quando si sono seduti per un attimo, riordinando il respiro, era evidente che il dialogo non si interrompeva, continuava nello sguardo, in quelle frasi brevi che bastano tra persone che si conoscono bene. Passata la fase dei balli scatenati, è arrivato un momento più quieto, quello in cui la festa si assesta e ognuno trova la propria isola. Lì, su una panca vicino al pergolato, Bar ed Elchin si sono fermati con alcuni amici, scambiando ricordi sul primo incontro con gli sposi, facendo nascere risate a ondate. Ogni tanto, qualcuno avvicinava il telefono per una foto veloce, e loro acconsentivano con naturalezza. Mai un gesto di insofferenza, mai il peso dell'attenzione. C'era, piuttosto, la sensazione di assistere a qualcosa di bello perché vero, perché privo di artificio. La serata è scivolata avanti come scorre l'acqua in un canale, senza intoppi. Quando le candele si sono fatte più piccole e il cielo ha stretto la sua coperta scura attorno al giardino, la musica è diventata un soffio. Alcuni invitati si sono avvicinati a salutare, altri hanno preferito lanciare un'ultima occhiata da lontano. L'impressione, condivisa, è rimasta la stessa. Erano entrati insieme, avevano vissuto l'evento come una squadra, e se anche fosse solo amicizia, era chiaro che fosse un'amicizia capace di riempire una stanza di luce. Ma per molti, quel solo non bastava a spiegare il calore con cui si erano tenuti vicini, il modo naturale in cui si erano cercati. Nel frattempo, le notifiche continuavano a salire. Un utente ha scritto che vederli al matrimonio gli aveva ricordato le prime scene che li avevano fatti amare. Un altro ha sottolineato la cura dei dettagli, come la giacca che Bar ha appoggiato sulle spalle di Elchin quando l'aria si è fatta più fresca, gesto breve, quasi invisibile, ma notato e raccontato. Il hashtag non accennava a scendere, le visualizzazioni superavano aspettative improvvisate. Sembrava che quella sera, oltre agli sposi, anche loro due avessero promesso qualcosa, e che il pubblico, attento, avesse colto il messaggio silenzioso. Eppure, niente fuoriscena, niente dichiarazioni. Solo la sostanza delle cose che restano. Chi era vicino ha parlato di tranquillità, di sorrisi veri, di una complicità che non cerca palcoscenici. E forse è proprio questa la chiave che ha acceso l'immaginazione di tutti. Non serve gridare quando la verità si vede. Presentarsi insieme a una festa così,
Condividere momenti e sguardi come hanno fatto significa lasciare che siano gli altri a mettere in fila le parole, mentre tu vivi la tua storia con la delicatezza che merita. Alla fine, è difficile racchiudere in una definizione ciò che il pubblico ha visto. Per alcuni, è una bellissima amicizia che il tempo ha reso preziosa, per altri, è un sentimento che ha scelto la strada più elegante per farsi conoscere. Ma una cosa, questa sì, è sicura, la gioia di vederli insieme è stata autentica, corale, quasi un sospiro comune. E mentre il giardino si svuotava piano, e le luci si spegnevano una a una, restava sospesa la sensazione di una promessa. Che sia amicizia o amore, poco importa al cuore di chi guarda, quello che conta è che, vicini, Bararduk ed Elchin Sangu sembrano fatti per condividere le stesse pagine. Noi continueremo a seguire ogni passo, con l'attenzione e il rispetto che meritano, pronti a raccontarvi ogni sfumatura, ogni sguardo, ogni dettaglio che costruisce una storia. Perché certe serate, come questa, non finiscono davvero quando la musica si spegne. Continuano nelle conversazioni che ci scambiamo, nelle immagini che scorrono sui telefoni, nei pensieri che ci accompagnano mentre torniamo a casa. E se il senso di tutto, oggi, è uno solo, è questo: vederli insieme ha fatto bene a tutti. Restate con noi su Stelle Turche Rivelate per i prossimi capitoli di questa vicenda, qualunque sia il nome con cui vorremmo chiamarla, sapendo che l'emozione, quella, è già realtà.